Ehi là, ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video sul canale di Triber. Se sei nuovo sul canale ti ricordo che puoi guardare il video di presentazione del canale o addirittura il video di chi c'è dietro alla community dei Tribers e ti lascerò i link in descrizione. A proposito, dovrebbero anche comparire a schermo da qualche parte. In questo video invece cercheremo di andare a vedere e capire qual è la differenza tra Unguess e Triber. Infatti molto spesso si sente parlare di Unguess o di Triber quasi come se fossero la stessa cosa, oppure come se fossero due cose completamente distinte. Insomma, direi che spesso non è chiaro il rapporto che c'è tra Unguess e Triber, quindi direi che è giusto approfondirlo e farvelo capire. Se vogliamo, in un certo senso, un'analogia per meglio spiegare le due cose, secondo me, è quella di paragonare Triber all'elettricità e Unguess a una lampadina. Chiaramente sono due cose sicuramente distinte, ma è solo nel momento in cui le uniamo che vengono a funzionare. Ora, il senso di questo paragone è che Unguess è quella società che permette a noi Triber di lavorare per altre aziende. Questo significa che Unguess è la società che si occupa di trovare le aziende che hanno bisogno di applicazioni testate o siti testati. Quindi in un certo senso, se c'è una certa azienda che ha bisogno di testare il proprio prodotto, questa si rivolgerà ad Unguess. Unguess a questo punto selezionerà noi Tribers dalla piattaforma e dalla community di Triber per effettuare il test sulla detta applicazione. In questo senso le due cose sono sicuramente due cose distinte, ma che non possono lavorare l'una senza l'altra, perché se ci fosse solamente Triber non ci sarebbe nessun collegamento con le aziende, e se ci fosse solamente Unguess non ci sarebbe nessun collegamento con i tester. Quindi esattamente come una lampadina ha bisogno di elettricità per funzionare e l'elettricità ha bisogno di una lampadina per produrre luce, le due possono lavorare solamente insieme. Ora, giusto per complicare la situazione e aggiungere un altro nome, potrebbe essere che abbiate già sentito il nome di AppQuality. Anzi, a dirla tutta, è presente nel banner del canale, quindi a tutti gli effetti, se avete visto il banner di questo canale, sicuramente avete sentito il nome AppQuality. In realtà AppQuality è proprio ancora una volta Unguess. Questo perché a tutti gli effetti, come startup, esiste solamente AppQuality, che a gennaio 2022 ha effettuato un rebranding, quindi ha cambiato nome e ha separato le due soluzioni in Triber per noi tester e Unguess per le aziende. Infatti, per utenti di Triber più longevi, se vogliamo, iscritti sulla piattaforma da più tanto tempo, sono sicuro che si ricorderanno che la piattaforma si chiamava in realtà proprio AppQuality, ma una volta effettuato il rebranding la piattaforma ha cambiato nome ed è diventata Triber. Questo lato tester, mentre invece chiaramente lato aziende l'interfaccia è diventata quella di Unguess. In questo senso, quindi, Triber e Unguess sono due ingranaggi della stessa macchina che funzionano solamente quando uno completa l'altro. Quindi, se ora vogliamo categorizzare Unguess e capire bene che cos'è a tutti gli effetti, tanto quanto Triber è una piattaforma, Unguess è un'azienda neonata che si occupa proprio di relazione business to business, dove cerca soluzioni per aziende per testare i loro prodotti. Quindi la prossima volta che troverete il nome di Unguess da qualche parte, o addirittura il nome di AppQuality, probabilmente adesso avrete capito che cos'è e come funziona. Chiaramente lato tester, in realtà quello che noi interesserà sarà Triber, quindi la community di Triber e la piattaforma di Triber. Ci interfacceremo con Unguess solamente per sentito dire, nel senso che leggeremo il nome di Unguess qualche volta in qualche documento da qualche parte, oppure per esempio nel banner dei canali, ma a parte questo non è che ci sarà una piattaforma di Unguess sulla quale registrarsi, perché la piattaforma, se vogliamo, di Unguess è proprio Triber. Tutto questo chiarisce meglio anche il perché, se noi cerchiamo su Google Triber, troviamo un sacco di risultati che parlano di questa piattaforma chiamata AppQuality. Questo è perché la piattaforma di Triber si chiamava sempre AppQuality prima del rebranding avvenuto a gennaio 2022. Quindi ragazzi, spero che la differenza tra Unguess e Triber e AppQuality vi sia ormai chiara, ma se non lo è, mi raccomando, fate una domanda nei commenti e vi risponderemo. Ora posso dirvi che il video di questa settimana si conclude qua, quindi ci vedremo la prossima settimana con un nuovo video.